Ciao ragazzi, come state? Bentornati e benvenuti sul canale. Oggi sconfiniamo fino in Friuli, andremo nella zona delle Dolomiti friulane, nella zona di Erto e Casso della diga del Vajont, che è anche casa del famoso scrittore Mauro Corona. Poi seguiremo le valli, arriveremo al lago di Barcis e prenderemo una strada fantastica che mi ha segnalato Roberto in uno dei commenti, grazie Roberto, e andremo fino al Pian del Canziglio, che è questo mini altopiano che era una riserva di legname per la Serenissima Repubblica di Venezia. Quindi, oltre che posti fantastici, un sacco di piccoli aneddoti, un sacco di piccole chicche, con una ciliegina sulla torta finale che non vi svelo, ma vi farò vedere fra poco alla fine del video. Quindi adesso vi salto tutta la parte noiosa e ci teletrasportiamo direttamente in quei posti fantastici. Vamos! Eccoci ragazzi, appena arrivati a Longarone. Questo fiume qui sulla mia destra è il Piave, il suo grandissimo letto. Longarone è uno di quei paesi che fu devastato dall'ondata di piena. Ci sono delle foto allucinanti del prima e del dopo. Adesso noi attraversiamo con un ponte il fiume Piave e usciamo dal Veneto, e appena attraversato il Piave ci troviamo in quelle montagne di là sulla mia destra, che è il Friuli Venezia Giulia. Eccoci qua, siamo proprio dentro Longarone, che probabilmente venne ricostruito completamente visto che era stato spazzato via dall'ondata di piena. Ci lasciamo alle spalle Longarone e siamo sopra il Piave, il bellissimo fiume Piave. Prima destinazione Casso e poi andiamo ad Erto. Poi l'ondata di piena, ma adesso ne parleremo, venne fuori proprio da questa gola qua che abbiamo appena passato. Eccoci qua, questa è la diga. Porca miseria, che bestia! Mamma mia, che opera pazzesca! Fa paura vederla da qua. Guarda quel buco lì per scaricare l'acqua. Mamma mia, che opera incredibile! Mette veramente paura vederla. Qua c'è proprio la galleria, la diga qui vicino. Mamma mia! E quello è il Monte Toc, dove si è staccata la frana. Strana sensazione, mette un po' i brividi vedere una cosa del genere. Questo credo che sia ancora tutta la parte della montagna che entra dentro la diga. Ah sì, qui c'è la data. Vajont, 9 ottobre 1963. 1910 sono le vittime morte non per incuria ma per colpa. 487 erano bambini con meno di 15 anni. Qua un'altra tomba della famiglia che probabilmente è stata ritrovata qua. Intera famiglia. Travolsero questa intera famiglia nel 1963. Sì, questa ragazzi è letteralmente tutta la montagna che è entrata dentro la diga, perché qua c'era l'acqua, esattamente dove sono io. Questo era l'invaso che conteneva tutta l'acqua della diga. Tutta questa massa di terra è quella che è caduta dentro la diga. Ok, ora andiamo a Casso. Eccomi, dietro a me c'è il paesino di Casso. Come avete potuto vedere si vede chiaramente il distaccamento della montagna. Per chi non conoscesse la storia, qui quando c'è stato il disastro del Vajont non ha ceduto la diga, ma è caduta un'enorme quantità di montagna, praticamente di terra, nell'invaso che avevano fatto per costruire la diga. Per fare un esempio, è come se prendete un secchio, lo riempite d'acqua fino al bordo e poi ci buttate dentro delle badilate di terra, l'acqua viene fuori. E considerate che ha distrutto i paesi di Erto, Casso e Longarone. Le vittime sono state quasi 2000, più di 400 bambini sotto i 15 anni, avete letto
cifre prima, la sera del 9 ottobre 1963. La cosa assurda di questa tragedia, ne sono state scritte miliardi di parole, quindi non andrò nei dettagli, che però chi aveva costruito la diga non aveva fatto gli studi adeguati, aveva considerato il rischio, probabilmente non l'aveva considerato così elevato, ma sapeva che c'era questo rischio idrogeologico. Tra l'altro il monte si chiama Monte Toc, che in dialetto vuol dire un po' pazzo, Toc potrebbe dire anche pezzo, e comunque bastava guardare la storia perché c'erano state delle frane nel 1300, nel 1400, nel 1700, nel 1800 due frane, e poi c'erano state varie avvisaglie, quindi è stata veramente una tragedia causata da negligenza umana. Dal punto di vista umano non credevo che mi avesse fatto una qualche impressione, ma vedere la diga da vicino, vedere quanto è grande, su che gola stretta è stata costruita, che tipo di opera, e poi vedere questa enorme montagna che si è staccata, il distacco è visibilissimo chiaramente anche oggi, mette veramente inquietudine, devo dire. Adesso vado a visitare Casso. Ecco, la particolarità è che qua a Casso si parla un dialetto veneto-bellunese, mentre ad Erto un ladino dolomitico. Sono due dialetti diversi pur essendo così vicini i paesi. Veramente un paesino particolare, ragazzi, tutte le case in pietra, molto bello. Chiaramente è in gran parte disabitato perché dopo la tragedia è stato abbandonato, però molto bello. Quando giri in questi posti sembra ancora di sentire la fatica che facevano le persone per vivere qua. Vedi anche le esigenze che avevano le persone prima qui. Ogni casa è chiaramente fatta tutta completamente a mano, con pietre del posto, quindi era completamente mimetica nel paesaggio. Poi le case erano vicine perché ci si doveva tenere caldo, quindi non importava la vista, non importavano le finestre grandi, ma la vicinanza tra di loro. Il massimo efficienza dell'utilizzo dello spazio. Ok, riprendo la mia roba, vado a vedere Erto, a dar fastidio a Corona e poi ripartiamo per la valle del Cellina e il lago di Barcis. Comunque, al di là della tragedia, questi posti ovviamente sono famosi per le bellissime Dolomiti friulane, e poi qui intorno ci sono tantissime vie di arrampicata. Infatti Corona stesso, oltre che per la scrittura, è famoso perché è uno scalatore, ha aperto più di 300 vie di arrampicata. Io devo dire che il personaggio televisivo Corona non è che mi faccia molto impazzire, non è che è uno come un altro che dice la sua opinione, però i suoi libri mi sono piaciuti, ne ho letti un paio. Vita di Celio, Il canto delle manere, mi sono molto piaciuti perché raccontano della vita che si faceva in questi paesi. È un po' la biografia rimanzata, specie Il canto delle manere, di suo nonno che era boscaiolo, che è andato a lavorare in Austria per far più soldi, poi è tornato nel paese, si è comprato un camion per portare il legname. Molto, molto interessante dal punto di vista, come dire, antropologico, per capire proprio la fatica enorme che si faceva per sopravvivere qua. Già solo il nome del paese, Erto, ti fa capire. Comunque anche un paesino così sperduto, guarda che lista enorme di nomi delle persone cadute nella guerra del 15-18. Questo è il paesino, anche qua mezzo disabitato, tutte le case diroccate, e qua sopra c'è tutta la parte del paese nuovo, che ovviamente è orrendo. Le poste, Cassa del Veneto, risparmio, municipio. Ma questo è il famoso laboratorio di Mauro Corona, con tutti i suoi pezzi fuori. Sicuramente pittoresco il posto, tutte le sue robe, che bei lavori. Mauro Corona, lì il casco, ha i suoi cristi, tutti i suoi libri. Che casino. Beh, bello, particolare, sicuramente pittoresco. Guarda, anche lì sul bar che se la sbevacchia. È lui quello, no? Lì al bar. Sì, è lui. Ok ragazzi, allora, prossima destinazione, lago di Barcis, che è questo lago anche qua artificiale, costruito sullo stesso principio della diga del Vajont e anche del lago del Mis, cioè hanno tappato una valle e fatto la diga. Non vi ho detto una curiosità: la stessa azienda che poi è stata nazionalizzata, che ha costruito la diga del Vajont, ha costruito anche quella diga del Mis, di cui sono andato l'altra volta e ho fatto un video, vi lascio la scheda qua sopra.
Adesso andiamo a questo lago di Barcis, che è anche una curiosità, anche il paese di Barcis, che vi dico quando arrivo lì e faccio pranzo. E intanto ci godiamo questa strada. Qui sulla mia sinistra c'è la Val Zemola, deve essere molto bella e selvaggia, da fare a trekking però. Mamma mia, c'è un ponte lì più avanti pazzesco. Mamma mia che ponte. Dov'è che va? Guarda com'è stretto lì il torrente. Quella lì è una strada, ti rendi conto? Impressionante, va dall'altra parte della valle. Chissà se è aperta. Sì, è aperta. C'è una micro deviazione. Porca miseria, che posto selvaggio. Wow, questo è il Canada, ragazzi. Che vista. Adesso qua c'è il ponte. Che posto. Bellissimo. Non senza parole della bellezza del posto. Qua si vede benissimo il vecchio paesino e il nuovo paese. Qua era tutto pieno dalla diga, probabilmente a questo livello, e il paesino se l'ha mangiato proprio. C'è questo stridere tra la bellezza che toglie il fiato del posto e la tragedia. Ma devo dire che mette veramente le vertigini questo posto. Ma guarda che roba. Ora se un panorama così non sembra il Canada o qualche posto nel selvaggio West. Questo pezzo di strada da Erto fino al lago di Barcis è veramente una scoperta. La perla della Valcellina, Maniago, famosa per i coltelli, sapevo. Valcellina. Pensa che non l'avevo mai sentita prima di leggere i libri di Corona. Poi l'asfalto è perfetto. Qua più avanti mi sembra che ci sia addirittura un ponte sospeso su questo fiume. E qua c'è il ponte sospeso sul Cellina. Molto bello. Ragazzi, non posso registrarvela tutta, ma vi assicuro che questa è una delle strade più belle che abbia mai fatto, in assoluto. Stupenda. Ha delle acque azzurrissime il Cellina. E questo è l'ameno paesino di Barcis. Al lago di Barcis, all'abitato di Barcis, che pensate avevano ideato di fare questo lago artificiale prima della seconda guerra mondiale, quindi pensavano di spostare tutti gli abitanti e allagare il paese, quindi far salire di molto il livello del lago. Poi durante la seconda guerra mondiale qui ci fu una rappresaglia nazista che distrussero il paese, quindi dopo la guerra gli abitanti del paese lo ricostruirono con molta fatica. Quando poi ripensarono di fare il lago tennero conto di questo fatto, quindi realizzarono che far di nuovo spostare gli abitanti dopo il loro paese era stato distrutto e loro lo avevano costruito, e poi avevano questo carico emotivo e questo affronto che avevano subito nella seconda guerra mondiale, quindi decisero di non allagare il paese, lasciare gli abitanti dove erano, e quindi il paese ha la stessa posizione di quella che aveva prima della guerra. Ora da qui prendo una strada e arrivo a Piancavallo. Ringrazio Roberto che me l'aveva scritto nei commenti, mi ha consigliato questa strada, e devo dire che ieri mentre la guardavo su Google Maps volevo capire se era transitabile, se era sterrata, che tipo di sterrato era, perché chiaramente col Transalp puoi fare gli sterrati fino a un certo punto, e avendo la mia capacità off-road ovviamente. E pensate che era tutto segnato con Google Street View, cioè la macchina di Google è andata su questa strada che per un pezzo è asfaltata, strettissima, poi diventa cimentata, poi sterrata, ha ripreso tutto Google Street View. Io voglio fare quello di lavoro, guidare la macchina di Google, pensa che posti assurdi vanno a vedere. Comunque adesso mangio e poi prendo la deviazione e mi infilo
qua in mezzo su queste montagne, e mi hanno detto che la strada è bellissima, quindi venite con me che vi porto a vedere se è vero. Top, la cartolina. Forse è stata una gara, se no che senso ha? Può darsi che ci sia stata una gara di rally. Tutta una serpentina, incredibile. Ma bellissima, non so se si vede qua sul navigatore, ma è incredibile come sale. Sì, questa è molto simile a quella che dalla Valsugana che ci ha fatto il video va a Foggia. È proprio una strada da rally questa. Che strada ragazzi, che strada. Wow, Piancavallo. Ah, vedi, rally di Piancavallo, gara automobilistica. Ok, c'è un silenzio da Walking Dead praticamente. Senti, c'è nessuno. Bene, inizia l'avventura. Andiamo a Pian del Cansiglio, passando in questa stradina non consigliata da Google Maps. A giudicare dalla grandezza degli alberghi deve essere anche un posto molto frequentato d'inverno. Però gli alberghi sono enormi, quindi o è molto frequentato d'inverno o era molto frequentato d'inverno. Mamma mia che posto! Guarda qua, si vede tutta la pianura qua sotto. Che posto incredibile! Però finora la strada è perfetta. Ok, qua si continua a salire e adesso la strada c'è un pezzettino cementato. Mamma mia che paesaggio, che ambiente da fuoco, super selvaggio. Continua a salire, a occhio saremo intorno ai, oh mamma mia, che ai 1000 metri. Ristoro Malga Campo, bellissimo. Adesso asfalto e la strada sale ancora. Porca miseria, che luogo. Cioè si vede tutta la pianura. Ma guarda che posto, quello laggiù è il Cellina. Guarda quanto è grande il letto del fiume. C'è una quiete incredibile. Gli unici rumori che si sentono sono giù dalla pianura. Qua siamo già nella foresta del Cansiglio. Boschi, pianura, roccia, c'è di tutto. Secondo me prima era intorno ai 1000 metri dal freschino che faceva, ora sta scendendo. Qua c'è tutta la pianura, quel paesone laggiù è Pordenone e ora si scende. Sono vecchi muretti a secco che delimitavano l'area di pascolo. Questi muretti a secco è roba che avranno secoli, guarda che roba. Questi terreni erano una ricchezza prima. Guarda questo muretto qua ha 300 anni, tutto distrutto ormai. Qua passiamo allo sterrato, ancora sterrato, tutte malghe qua, chissà che formaggio. Sterrato tenuto benissimo comunque. Eccoci tornati in strade ufficiali, direzione Pian del Cansiglio, 15 minuti 9,5 km. Eccoci ragazzi, ci siamo praticamente. Ovviamente qualche goccia di pioggia che non può mancare mai. E ecco qui davanti a noi l'enorme piana del Pian del Cansiglio. Un enorme rettilineo in mezzo a questa pianura. Ecco ragazzi, il giro è finito, adesso me ne torno a casa. Mi è piaciuto veramente moltissimo, paesaggi stupendi. Erto, Casso, il lago di Barcis, la strada da rally dal lago di Barcis fino a Piancavallo e poi a qua, bellissimo, non so cosa mettere prima in ordine di bellezza. File GPX del giro come sapete sempre in descrizione, scaricabile e utilizzabile come volete. Se il contenuto vi è piaciuto lasciate un like così viene visto da più persone possibili. Se i contenuti del canale vi piacciono e li trovate utili considerate di iscrivervi e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi!